Ben arrivata nel corso base di uncinetto, ti darò informazioni e scorciatoie. Dopo aver capito che per fare esperienza ci servono dei filati di medie dimensioni, andiamo a scegliere anche l'uncinetto, che di solito sta tra il 3 e il 4,5. Oggi vi farò vedere la base. La base dell'uncinetto è la catenella e soprattutto vi farò vedere anche come tenere l'uncinetto, che si può tenere in questa maniera oppure così. Tutti e due i metodi sono giusti, bisogna solo che voi prendete un attimo di confidenza e scegliate il metodo con cui vi trovate meglio. Allora, intanto dobbiamo prendere il filato dall'interno del gomitolo. Per quanto mi riguarda è più comodo, però se avete un filato molto spesso, molto grosso, tra virgolette, di spessore, cosa che non è il vostro caso visto che partiamo dalle basi, lo potete prendere dall'esterno, però io vi consiglio di prenderlo sempre dall'interno. Lo so che a volte succede un pasticcio, come in questo caso che è uscito più filato del necessario, ma è meglio fare così. Poi in seguito lo capirete. Allora, questo è il nostro cappietto, vedete? Sulla mano sinistra prendo il filo, lo passo sul mignolo, un giro, poi giro la mano che il filo, come notate sul dito, gira e me lo tengo nella mano, vedete? Rimane così. Poi passo il filo sopra l'indice e poi lo tengo in questa maniera, vedete il passaggio? E dopo aver fatto questo andiamo a fare il nostro nodino. Di solito io non lo faccio, però ve lo farò vedere in seguito. Adesso noi facciamo le basi. Dopo aver fatto questo, che ve lo faccio vedere un attimo più veloce, quindi passo il filo sul mignolo, tiro, che lui gira sul dito, giro anche la mano, me lo passo sull'indice e lo tengo in questa maniera. Ora dobbiamo fare il nodino, che in realtà è solo un'asola che si chiude. Prendo con due dita il filo, vedete che lo giro su di sé, entro con l'uncinetto, passo da sotto, vedete, entro, non così, ma sul davanti del filo e da sotto, giro l'uncinetto in giù e oltrepasso il filo qua nell'asola. A questo punto lascio il nodino, con le due dita tiro il cappietto più corto e tiro, e questo mi si trasforma in un nodino, che adesso come adesso voi lo dovete fare perché non avete esperienza, ma in seguito non sarà necessario. E io ho fatto il nodino, quindi la base della catenella. Mi ritrovo con l'asola sull'uncinetto col filo che tira, perché ce l'ho tra le mani, che praticamente c'è la tensione giusta. Ora prendo, adesso qui ve lo lascio parallelo, vado con l'uncinetto sul davanti, passo da sotto, ok, vedete che mi scivola, ma perché? Perché passo da sotto, poi lo giro già in giù l'uncinetto, prendo il filo che si aggancia e lo tiro nell'asola. Come notate, io qui dove c'è il nodino tengo il nodino tra le due dita, perché se fosse una roba così, cioè non posso lavorare, ho bisogno della tensione, quindi mi raccomando, dopo aver fatto il nodino andate alla base, lo tenete e andate a lavorare con l'uncinetto. Ora che ho fatto un'asola, quindi una catenella in realtà, mi sposto dal nodino, mi sposto più su e tengo la catenella. Passo dal davanti, prendo il filo da sotto, giro l'uncinetto in giù e lo passo nell'asola.
E questo è il metodo per fare le catenelle. Ora voi direte, ma quanto tempo devo fare ste catenelle? Per quanto tempo? Allora, voi dovete fare le catenelle per tutto il tempo necessario finché queste non hanno la stessa dimensione. Vedete che le mie hanno la stessa dimensione? Non c'è una più stretta, una più larga, poi una ancora più larga, poi una magari ancora più stretta. No, se vi ritrovate con questo metodo qua ancora non siete pronti per andare avanti, quindi si disfa, si torna qui dove avevo sbagliato. Se vi capita di avere il filo tra le mani molto largo, vedete che non riuscite a lavorare perché questo si è allentato troppo, togliete il filo dalle mani, basta, prendete alle basi delle catenelle, passate il filo sul mignolo, lo girate attorno, lo facciamo passare nella mano, lo giriamo sopra l'indice e la tensione c'è. Con queste due dita vado qua e lo tengo. Adesso nel parlare con voi questa si è ristretta, però mi raccomando la tensione deve essere la stessa. Adesso io faccio le catenelle e vi faccio notare il modo in cui tengo l'uncinetto. Voi come notate io non vado a spostarmi la tensione delle catenelle ogni volta, quindi faccio una, mi sposto, faccio una, mi sposto, faccio una, mi sposto. Non ne ho necessità perché ho una certa esperienza. Voi finché non arrivate a questa esperienza continuate a fare come ve l'ho appena fatto vedere. Vi spostate ogni volta. Ok? Vi spostate. Quando avrete un po' più di esperienza, questa cosa del spostarsi lo fate magari ogni 3 o 4 catenelle, finché riuscite ad avere una tensione giusta. Come notate io tengo l'uncinetto in questa maniera, a coltello, però c'è anche quest'altra maniera. Al contrario, quando vado a tenere l'uncinetto in questa maniera, quindi ho due dita dietro l'uncinetto, ok, indice medio, e invece sul davanti lo blocco in questa maniera. Vedete, queste tre dita. Il filo sulla mano sinistra però è da cambiare, quindi passiamo da sopra il mignolo, passiamo il filo nella mano, però il filo sta sopra l'indice, non è più da sotto. Allora io questa la disfo perché si è stretta nel parlarvi. Prendo il filo sempre da sotto, giro l'uncinetto, lo tengo, mi avvicino. Allora, con le due dita tengo le catenelle che ho fatto. Con queste tre dita della mano destra tengo l'uncinetto, due dietro, uno sul davanti. Prendo il filo passando da sotto, girando l'uncinetto in giù leggermente, passo. Qui vi faccio notare come la distanza nel lavoro delle catenelle, l'uncinetto è piccola, non potrei fare un lavoro così di 4 catenelle e poi spostarmi perché è veramente difficile anche per me che ho esperienza a mantenere la stessa tensione. Quindi questa volta con questo metodo qua prendo l'uncinetto, faccio la catenella, mi sposto già, prendo, faccio la catenella, mi sposto già, vedete? Con questo metodo vi devo confessare anche che le catenelle sono leggermente più irregolari rispetto a questo metodo qui. Quando lo tenete al coltello l'uncinetto è molto più stabile e voi avete una tensione maggiore. Ritorniamo in quella posizione, passiamo il filo sul mignolo sotto e sopra l'indice e siamo pronte. Diciamo che non ci va, vogliamo esercitarci con l'altra, passiamo il filo sotto il mignolo, poi lo passiamo sopra, finisce nella mano il filo sopra l'indice.
Allora, magari a parole vi potete confondere, ma voi dovete guardare i gesti che io faccio nel video. Mi raccomando, se vi trovate in difficoltà che magari mi muovo troppo velocemente o parlo troppo velocemente, ci sono le impostazioni dei video su YouTube dove voi andate a cliccare la velocità. Potete aumentarla o ridurla di parecchio. Lì sicuramente anche la voce mia diminuisce, quindi le parole vengono un po' più lentamente, ma sicuramente avete i movimenti insomma delle mie mani molto più lenti. Fondamentalmente è questo quello che vi dovevo dire. Compito: se sei nuova e sei appena arrivata nel mondo dell'uncinetto, ti consiglio di fare tante catenelle. Poi devo dirti anche un segreto: se voi avete in casa un gomitolo, come nel mio caso di cotone, oppure un bellissimo acrilico, perché adesso le acrilici che ci sono sul mercato sono molto morbidi, e fai tante catenelle, magari finisce anche il gomitolo, avrai una catenella lunghissima. Questa catenella lunghissima, se tu la arrotoli e arrivi a una circonferenza di circa 54-57 cm, quindi riesci a infilarla dalla testa, a un certo punto in alto arrotoli un pezzettino per bloccarla, tu ti sei fatta una sciarpa, che poi è un'idea talmente semplice, ma diciamo che sarebbe anche bella di vederla in un tutorial. Beh, io ti ho dato l'idea, te fai la pratica, poi se proprio non riuscite vi farò anche un mini tutorial, non è quella la differenza, però facciamo finta che questa è la catenella lunga tanti metri perché avete finito il gomitolo. In questo caso mi sembra che ci siano 130 metri di filato, quindi ce n'è da lavorare. Tu ti prendi questa catenella, la rotoli, facciamo finta che qua la circonferenza che ho scelto sono 55 cm, poi a un certo punto finisci, fai un giro con le catenelle, ne fai un altro, fai un nodino e te questa sarà molto spessa perché ci saranno tanti giri di catenelle, la si può indossare tranquillamente come sciarpa, anzi direi un mini scaldacolo. E tu praticamente solo grazie alle catenelle ti sei fatta il primo capo all'uncinetto. Quindi questa è la base proprio. Io mi auguro che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti, le vostre considerazioni e soprattutto se avete delle domande, delle curiosità, scrivete qua sotto, perché più voi interagite, mi fate capire dove avete difficoltà, io cercherò di approfondire e di darvi informazioni. Questo vale sia per le amiche che sono esperte, quindi questo video diciamo che in parte è inutile, ma anche per tutte quelle amiche che sono appena arrivate nel mondo dell'uncinetto. Ricordiamoci che oltre a essere un hobby è anche una terapia per noi, per scaricare la tensione, anche perché negli ultimi anni quest'arte non coinvolge solo il sesso femminile ma anche quello maschile e devo dire che è fantastico. Allora, fatemi sapere come vi siete trovati con questi metodi, cioè mantenere l'uncinetto al coltello oppure in questa maniera appena. Fatemi sapere qual è quello che preferite di più e noi ci troviamo al prossimo corso. Poi se nel frattempo per le più esperte interessa un punto particolare o una diciamo soluzione o stratagemma particolare, mi dovete scrivere e io alternerò lezioni e corsi di informazioni basiche e quelle un po' più complesse. Vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.